Oi, ciao, come va? Tutto bene? Qui si continua a macinare non stop, giorno e notte. In questi giorni il prova e riprova costante mi ha portato a uno stile di colore che definirei più, non so, atmosferico. Sai, con queste soft light e a fare un uso ancora più dominante del colore dominante che scelgo all'inizio. Per questa tavola sto andando con un verde che in teoria dovrebbe contrastare col rosso. È sempre una ricerca dell'accostamento perfetto, un tentativo dopo l'altro. Comunque è così che si tira avanti, direi, nella vita a prescindere, no? A forza di tentativi. Onestamente, se proprio me lo chiedi, secondo me queste ultime sono le tavole più belle che mi stanno uscendo fuori finora. Già. Comunque le scene dove ci sono le scazzottate per me sono le migliori. Cioè, a me piacciono i combattimenti. Cioè, a chi non piacciono? No, davvero. C'è qualcuno a cui non piacciono i combattimenti? Cavolo, se per qualche combinazione astrale tu, che non ti piacciono i combattimenti, stai guardando questo video, vieni qui sotto al video e scrivilo nei commenti, perché voglio fare la tua conoscenza. Non so, c'è qualcosa di magico nei combattimenti. Forse è tipo una valvola di sfogo, perché in fondo tutti vorremmo prendere a cazzotti qualcuno. Shh, no, ma che dici? Vogliamoci bene, teniamoci per mano, abbracciamoci tutti, sì. È solo una fantasia, ovvio. Ovvio. Comunque lo sai che questo combattimento sarebbe dovuto essere molto più lungo? Almeno nella mia testa. Allora, io nella mia testa visualizzo le cose, diciamo, più alla manga. Che voglio dire? Dove le scene si prendono il tempo che gli serve. Nessuna fretta. Questa è la tecnica manga, no? Dove racconti quello che devi raccontare con i tempi e le tempistiche giuste. Quelle necessarie per fare calare il lettore nella storia. Per fare sentire veramente quello che sta succedendo. E i combattimenti non sono da meno, No signore, ogni pugno, ogni colpo deve atterrare con la giusta efficacia. Ma non solo, già da prima tutto inizia, dall'anticipazione del movimento. Anticipi, ancora il colpo non è nemmeno partito, Poi parte, linee dinamiche, boom! Il colpo si scatena addosso al malcapitato. E infine ci sono le conseguenze. Vedi come stiamo parlando di un viaggio. Un singolo colpo diventa un viaggio per il lettore. O esempio iconico, Goku che deve lanciare una Kamehameha. Senza scherzare, minimo 2 episodi e mezzo per tirarla, Quindi è questo quello che intendo. La scena doveva essere un pochino più lunga. Non solo, volevo costruire di più la tensione crescente attraverso i dialoghi prima. Sai, fargli dire tipo battutine fastidiose in modo da fare impazzire il cane, ma anche dopo fare sviluppare il combattimento in modo che si sentisse davvero il peso di non essersi portati appresso le armi e dover fare affidamento esclusivamente sulle mani. Però sì, ecco, che volete farci? Queste sono le costrizioni di quando si lavora con dei limiti imposti, giustamente. Il più delle volte imposti dall'editore, chiaro. Nel mio caso il limite era di 24 pagine e dovevo farci entrare tutto senza sforare, chiaramente. Anzi che sono riuscito a fare, diciamo, un lavoro decente, secondo la mia modestissima opinione. Non mi posso lamentare, onestamente. Fammi sapere nei commenti che ne pensi, chi la spunterà in questo combattimento, e fammi sapere che ne pensi di come sta avvenendo in generale. E fammi sapere anche chi prenderesti a cazzotti. No, scherzo, mi dissocio. Pace e amore. Aiutami con un like e iscriviti alla newsletter di Crunchy Star per non perderti nulla. Ciao e al prossimo entusiasmante episodio.